Promosso dall'Associazione Mondi Lucani, il progetto Women in Action è stato finanziato dalla Regione Basilicata nell'ambito dei progetti di rilevanza locale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Un progetto di empowerment femminile volto a generare una maggiore consapevolezza nelle 15 donne beneficiarie attraverso un percorso formativo per accrescere e aggiornare le competenze per una migliore collocazione nel mondo del lavoro o per trasformare un'idea in un progetto di autoimpiego. Sviluppato in partenariato con le associazioni Fatti Non Foste, Io Sto Con Te, Circolo Culturale Sandro Pertini, il progetto ha coinvolto Matera e i 14 comuni del piano sociale ambito Bradanica Medio Basento, con il comune di Irsina, ente capofila. Nella prima fase l'ATS, attraverso le attività di divulgazione e comunicazione nei diversi comuni, ha permesso una efficace divulgazione del progetto alle potenziali beneficiarie, anche grazie alla comunicazione sui social, sul web e sulle testate giornalistiche locali. La fase di orientamento e la selezione delle candidate è stata curata dalla società Vocational Training, a ciò delegata già in fase di progettazione. È stato selezionato un gruppo di 15 donne, dai 18 ai 60 anni, che seppure con formazioni diverse ha iniziato il percorso previsto dal progetto. Seguite da formatori professionisti, il gruppo ha acquisito nuove competenze necessarie per la creazione e gestione di un'impresa, per la redazione di un business plan, per la ricerca attiva del lavoro, nonché la conoscenza dei propri diritti di lavoratrici. Questo percorso formativo è stato molto interessante, soprattutto nei contenuti, perché il docente era veramente molto preparato, per cui abbiamo acquisito molte nozioni che potrebbero, servire anche in futuro, magari anche soprattutto per le ragazze che magari adesso si approcciano al mondo lavorativo. Per quanto riguarda le relazioni umane, interessante perché essendo tutte donne spesso abbiamo una visione quasi in comune della vita e anche delle relazioni lavorative, di come dovrebbe svolgersi praticamente il lavoro anche nell'ambito dell'impresa o in autonomia, in collaborazione con qualcuno. Per me personalmente è stata un'esperienza arricchente, mi sono rimessa in gioco dopo diversi anni di lavoro, ho lavorato 30 anni praticamente in un'impresa edilizia e ho acquisito altre informazioni parallele a quelle che già conoscevo. È stata un'esperienza positiva, spero che possa uscire qualcosa da questa formazione, perché magari c'è un'idea, vedremo se si potrà sviluppare, come magari non è da escludere che potremmo anche qualche donna metterci insieme e realizzare veramente un progetto interessante nell'ambito lavorativo. Il percorso di formazione ha incluso anche un corso intensivo di public speaking e delle tecniche di base del linguaggio non verbale curato dall'attrice Pacifica Artuso. È stato interessante partecipare al progetto Women in Action perché ha creato connessioni tra le diverse imprenditrici o future imprenditrici e uno dei valori più grandi che ci ha lasciato, almeno per quanto mi riguarda, è il fatto di confrontarsi e di avere prospettive diverse rispetto al progetto che ognuno di noi ha. Il progetto si è concluso con l'attività di Project Work, durante il quale ogni partecipante, con incontri collettivi e incontri individuali con consulenti esperti, ha sviluppato la ricerca attiva del lavoro sui diversi portali e la redazione del curriculum, ovvero la propria idea imprenditoriale finalizzata alla redazione di business plan candidabili ai bandi regionali o nazionali. È stata una bella occasione di condivisione, di progetti, di idee, anche per formare una rete, una connessione tra donne che vogliono anche supportarsi a vicenda, e anche l'occasione per poter imparare nuove nozioni, acquisire nuove conoscenze che magari vanno anche al di là del proprio ambito di studio, il proprio ambito lavorativo. Sono avvicinata fondamentalmente al progetto
più per una ricerca del lavoro. Tuttavia sono stata anche contenta di poter svolgere la parte in comune su tutte le conoscenze che riguardano comunque la costruzione di impresa, perché sono conoscenze che comunque ti possono arricchire e mi possono comunque servire poi in un futuro. Il progetto ha avuto un impatto positivo sul territorio, generando risultati concreti e misurabili che sono stati presentati nel seminario conclusivo che si è tenuto presso il Comune di Matera nella giornata del 30 ottobre 2025, durante la quale alcune donne hanno presentato le loro idee e raccontato la propria esperienza. Io sono un'artista artigiana del cuoio e della stoffa. E, diciamo, attraverso questo laboratorio ho messo a punto una nuova progettualità che tenderà a rendere il mio lavoro più ottimale. Vorrei diciamo, digitalizzare anche un po', quindi affacciarmi, diciamo, a questo mondo futuro che unisce l'artigianato, quindi il fatto a mano, con una forma di digitalizzazione che mi aiuterà di sicuro a rendere il mio prodotto più accessibile a tutti e ad essere più competitivo. È stata un'esperienza molto arricchente, mi ha dato di sicuro degli strumenti che aprono la mia riflessione e la mia prospettiva proprio di una progettistica futura della mia azienda. Questo progetto è arrivato a un momento della mia vita proprio giustissimo. Stavo un po' persa, avevo delle idee, non sapevo dove andare, come farmi aiutare e ho trovato questo programma di Mondi Lucani di imprenditoria femminile e mi ha proprio dato diversi strumenti attraverso degli insegnanti, delle tematiche che da sola non avrei potuto scoprire, in più di incontrare persone bellissime che hanno la stessa motivazione e determinazione. Questo è molto prezioso in quei momenti. Il mio progetto personale si tratta di formazione. Io voglio reimmaginare la formazione e valorizzare il territorio per questo. Quindi il mio progetto, che si chiama Matera Learning Journey, si dedica alle aziende attraverso percorsi formativi immersivi off-site. Allora, questo progetto è stato un percorso abbastanza costruttivo per me perché ho avuto modo comunque di incontrare altre donne con altri obiettivi ed è stata anche un'occasione per poter presentare la mia professione, che è quella appunto dell'educatore cinofilo. Tutte le beneficiarie del progetto hanno maturato una crescita personale e professionale, acquisendo fiducia, consapevolezza e senso di appartenenza. Alcune di esse hanno avviato la ricerca attiva del lavoro, avvalendosi degli strumenti acquisiti durante il percorso. Alcune hanno scelto altri percorsi formativi per acquisire specifiche competenze finalizzate all'inserimento lavorativo. Altre sono in procinto di avviare un'attività in proprio o ampliare quella esistente attraverso la partecipazione a bandi e avvisi specifici. Se vogliamo parlare di risultati possiamo immaginare due tipi di risultati. Il primo ha inciso direttamente sulle partecipanti e quindi sulla loro identità professionale, cercando comunque di combinare anche qualcosa che possa agire sulla loro identità personale. Stiamo parlando di donne e il progetto era un progetto di empowerment femminile, cioè di prendere coscienza del ruolo che la donna ricopre nell'attuale mercato del lavoro, le difficoltà che incrocia, le disposizioni normative che agevolano, le disposizioni normative che invece penalizzano, quindi un quadro complessivo. Il secondo risultato invece è più di sistema, cioè aver, speriamo, inserito nel mercato del lavoro, nel potenziale mercato del lavoro, delle donne che hanno più coscienza del proprio essere, del proprio ruolo, delle proprie competenze, della propria identità personale, in questo caso non soltanto professionale, e quindi creare, diciamo, un orizzonte verso il quale si potrebbe, noi ci auguriamo che si possa in realtà trovare uno sbocco lavorativo in grado di poter soddisfare non soltanto la dimensione lavorativa ma anche la dimensione personale delle partecipanti a questo corso. Nel seminario conclusivo sono stati coinvolti l'assessore alle attività produttive e alla parità di genere del Comune di Matera, al fine di stimolare un confronto su temi legati al mondo dell'impresa, in particolare a quella artigiana e dei servizi.
Dal confronto sono emerse riflessioni e istanze di cui si sono fatte portatrici le beneficiarie. Mi complimento per questo progetto, per questo percorso veramente articolato, ma anche denso di significato, denso di contenuti, denso di stimoli, denso di opportunità. L'empowerment serve soprattutto a valorizzare le donne, ma a metterle nelle condizioni di saper riconoscere quelle che sono le proprie potenzialità e poterle applicare. Cosa positivissima, perché i progetti nascono in un contesto del nostro territorio, sono in stretta connessione con quelli che sono gli elementi caratterizzanti del nostro territorio. Abbiamo assistito all'entusiasmo di giovani donne che intendono mettere a frutto il proprio sogno, ma anche di donne che hanno già avviato un'impresa e si trovano a che fare con difficoltà quotidiane. Immagino per esempio persone che hanno dei figli, a persone che magari appartengono ad una famiglia monogenitoriale, che hanno quindi una difficoltà di accesso al credito. Ecco, tutti questi elementi ci fanno riflettere su come l'amministrazione debba essere attiva e anche propositiva per sostenere queste attività e anche per dare una voce nuova e speranza a quei giovani che dopo una lunga formazione hanno come unico scopo quello di raggiungere luoghi lontani, invece non investire le proprie capacità e potenzialità nel nostro territorio meraviglioso e tanto ricco. L'amministrazione non solo è pronta ma attende alle esigenze del territorio, a maggior ragione quando sono donne, sono imprenditrici, sono mamme, ed è giusto che l'amministrazione attenta metta loro al centro degli interessi politici che deve mettere in campo. Allora, la valorizzazione dell'artigianato artistico, come detto anche prima, rappresenta una delle nostre priorità. Le dovremmo sostenere offrendo dei canali di vendita sicuramente differenti e promuovendo un marchio che possa restituire alla città di Matera quel ruolo di centralità in ambito internazionale. I risultati di Women in Action confermano non solo che il progetto è un modello da replicare, ma soprattutto rilevano il bisogno di una formazione che deve guardare alle competenze, ma anche all'accrescimento della consapevolezza delle proprie capacità. Un progetto che rappresenta la nostra missione, ovvero l'empowerment femminile, quindi la crescita personale, spirituale e sociale delle persone, ma anche e soprattutto lo stimolo della cultura d'impresa. Lo facciamo già attraverso le altre attività come il Premio Mondilucani, come la Perilab, come gli incontri con i nostri premiati. Sicuramente è stato un percorso che per noi ha rappresentato una tappa, non un punto di partenza, e che ci auguriamo possa continuare. Lo abbiamo visto stamattina con la presentazione di alcuni piani di impresa, e questo rappresenta per noi appunto lo stimolo a continuare su questa linea e su questo percorso.